Ma un compositore come Handel, secondo voi, ma che cosa ha in comune con una pop star come Taylor Swift? Vi siete mai emozionati ascoltando le canzoni di Taylor Swift o David Bowie? Vi siete mai domandati come la musica possa risvegliare quelle emozioni? La musica occidentale si basa su alcuni procedimenti retorici antichissimi che affondano le radici nelle nostre strutture percettive e nell'acustica musicale. Per esempio, la musica può essere bassa, cupa, oscura, infernale. Oppure può essere luminosa, leggera, aerea, paradisiaca. La trattatistica barocca tra 5 e 600 definisce una vera e propria teoria degli affetti musicali. Si vanno a determinare così delle figure retoriche musicali che suscitano una determinata risposta emotiva nell'ascoltatore. Una di queste figure retoriche è quella che Athanasius Kircher nel suo trattato Musurgia Universalis definiva anabasi. L'anabasi è una linea musicale che salendo esprime un senso di ascensione o esaltazione, un movimento verso l'alto che rappresenta musicalmente i concetti espressi dalle parole del brano. Ascoltiamo questo mottetto del compositore tardo rinascimentale De Victoria. Il testo annuncia le parole Ascendent Christum in altum. Notate come la musica tenda verso l'alto, voce dopo voce, e in questo modo rappresenti proprio l'ascensione di Cristo. Ma sapevate che l'anabasi, questa figura retorica, si ritrova in realtà anche nella musica pop contemporanea? Prendiamo come esempio la canzone I Believe I Can Fly di Richard Kelly, scritta appositamente per il film Space Jam. Siamo già arrivati? Questa canzone esprime il desiderio di volare e l'orchestra rappresenta l'idea del volo. Le linee dei violini salgono sempre più in alto, sembrano librarsi in volo. Questa anabasi dei violini prepara una modulazione, e cioè in questo caso un'ulteriore ascesa armonica. Il brano modula da Do maggiore a Re bemolle maggiore, sale di un semitono a rappresentare ancora proprio questo desiderio di elevazione. E questa è l'anabasi, la musica che si innalza. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica, soprattutto di musica antica, la musica del Rinascimento e del Barocco. Dalle istituzioni armoniche del 1589 di Gioseffo Zarlino fino a Der Vollkommene Kapellmeister di Johann Mattheson del 1739, tutti i trattati di musica e retorica musicale non possono non nominare quella che è una delle più basilari regole dell'espressività musicale. La musica sale e scende, alludendo a specifici concetti e in questo modo suscita delle emozioni. Senz'altro conoscerete il Messia di Handel, il grande oratorio del Settecento, famoso per il suo coro Alleluia.
Beh, in una delle arie di quest'opera, quando la voce del tenore annuncia che ogni valle va innalzata per preparare la venuta del Signore, Handel utilizza una lunga scala ascendente proprio sulla parola exalted, innalzata. Shall be exalted. Ecco un altro tipico esempio di anabasi. La musica salendo rappresenta un concetto, ma l'anabasi è filtrata nella cultura musicale e si ritrova anche nelle canzoni pop. Prendiamo Taylor Swift per esempio. Nella canzone Labyrinth, notate come la melodia salga velocemente dal basso verso l'alto proprio sulle parole Rising Fast. Know how scared I am of elevators. Never trusted if it rises fast. Ma accade qualcosa di simile anche nella canzone Bigger Than the Whole Sky, in cui la cantante descrive una separazione probabilmente dovuta alla morte di qualcuno che è salito in cielo. La melodia si innalza verso l'alto proprio sulla parola goodbye, ripetuta 3 volte sempre più in alto, e che rappresenta l'idea della separazione, di qualcosa che si stacca da terra e vola verso il cielo. Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky. You were more than just a short time. Naturalmente l'anabasi, la musica che sale, si ritrova anche in composizioni strumentali, come nella Sinfonia numero 2 di Gustav Mahler. Questa sinfonia è una riflessione sulla morte ed è attraversata da un tema ascendente, una sorta di scala verso il paradiso. Che nell'ultimo movimento si manifesta in tutta la sua gloria. La musica scende verso l'alto ed è come se ci si spalancassero i cancelli del paradiso davanti agli occhi. Vi invito, se volete, a recuperare il mio video sulla seconda sinfonia di Mahler, è una delle sinfonie più famose e rappresentate di uno dei grandi geni della musica. Non perdetevelo! Naturalmente l'anabasi ritorna frequentemente anche nelle colonne sonore. Facciamo qualche esempio. In Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, nella scena del volo dell'ippogrifo, Harry si innalza nei cieli di Hogwarts e la musica lo accompagna con una lenta ma inesorabile anabasi, che rappresenta da un lato il volo e dall'altro la sensazione di crescente esaltazione di Harry. Come vedete, l'anabasi è frequentemente sfruttata nella musica di ogni tempo come artifizio retorico. Ma come potreste immaginare, la musica a volte può anche scendere. È il contrario dell'anabasi, è quella figura retorica che definiamo catabasi. Nella famosa messa in Si minore di Bach, nel momento della deposizione del corpo di Cristo, sulle parole Sepultus est, il compositore tedesco utilizza proprio una catabasi. Le voci calano verso il basso a rappresentare la morte e la sepoltura di Cristo.
gli esempi potrebbero essere davvero molti. Nel madrigale Moro Lasso, per esempio, di Carlo Gesualdo, le voci scivolano lentamente verso il basso, rappresentando la tristezza, la morte, la stanchezza. Ma si può cadere anche solo per poco e subito rialzarsi, come in questa composizione breve e leggera del compositore Monteverdi, in cui la voce descrive una caduta scivolando verso il basso. Pensate che anche Taylor Swift, in Back to December, sulla parola fall, rappresenta una piccola discesa con la voce. La melodia cala improvvisamente verso il basso, rappresentando così la caduta a cui allude il testo. Quindi, come vedete, la musica sale e scende e non è mai per caso. Se volete approfondire la retorica musicale potreste recuperare questo mio video, oppure questo, oppure questo. Sono video in cui mostro come tutta la musica occidentale in realtà si basi su archetipi e strumenti comunicativi ricorrenti. E se questo video raggiungerà le 20.000 visualizzazioni, farò un video sulla catabasi. Mamma mia, mi sento Ciccio Gamer quando faccio queste cose. Voi siete i miei paguri della retorica musicale. Dovrei andare all'hamburgeria di Ciccio Gamer. È proprio qui a Roma. Dovrei assaggiare quel carbonaro e sentire se sa davvero di carbonara. Beh, a questo punto io vi saluto e vi lascio con un ultimo esempio di anabasi, la navicella spaziale di David Bowie che in Space Oddity decolla verso l'alto con lunghi glissando ascendenti. Alla prossima, ciao ciao! Fatemi sapere nei commenti se vi vengono in mente altri esempi di anabasi. Ground control to Major Tom.